Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si alzano in volo sopra i Campi Flegrei, non stanno semplicemente mostrando immagini spettacolari, stanno leggendo segnali, segnali di una caldera viva, attiva, che cambia sotto i nostri piedi, anche quando in superficie tutto sembra fermo. Qui nulla è statico, nulla è davvero sotto controllo. Questa è una terra che respira, che accumula energia, che rilascia gas e calore come un organismo in tensione costante. Ed è proprio per questo che il nostro lavoro non è intrattenimento, ma monitoraggio continuo, osservazione costante, informazione diretta alla popolazione. Oggi torniamo finalmente sul campo dopo 3 giorni difficili, segnati dal maltempo e soprattutto da vento forte, condizioni che ci hanno impedito di far volare i droni in sicurezza. Appena le condizioni lo hanno consentito, siamo ripartiti senza esitazione. Perché quando qui si perde tempo, è il territorio a pagare il prezzo. La prima tappa è stata, come sempre, la fumarola dei Pisciarelli. E quello che abbiamo trovato non lascia spazio a interpretazioni leggere. La pressione è elevatissima, il degassamento è intenso e continuo, il vapore è denso, compatto, persistente. Le aree circostanti mostrano un'attività diffusa e ben visibile, segno che l'intero sistema idrotermale è sotto stress. In soli 3 giorni abbiamo osservato una notevole diminuzione del liquido idrotermale nella polla. Questo è un dato fondamentale perché indica temperature sempre più alte al suolo. Temperature che non solo non diminuiscono, ma continuano a crescere. È il calore che vince sull'acqua, è l'energia che prende spazio. Oggi abbiamo misurato la temperatura alla fumarola dei Pisciarelli, che è di 107,8 gradi centigradi, e come sempre la mostriamo a schermo insieme al grafico aggiornato dei giorni precedenti. I numeri non fanno sensazione, non fanno propaganda. I numeri raccontano una tendenza e le tendenze vanno ascoltate prima che diventino emergenze. Dai Pisciarelli ci siamo poi spostati nel cratere della Solfatara e qui il quadro non migliora, anzi si rafforza. La fumarola di Bocca Grande mostra un evidente stress da pressione. Le colonne di vapore sono imponenti, alte, dense, ben strutturate. Il degassamento è vigoroso e interessa anche le zone più elevate del cratere, che appaiono anch'esse in forte attività. Le pozze di fango sono in progressivo prosciugamento, un altro segnale diretto delle elevate temperature del suolo. Anche qui abbiamo effettuato la misurazione della temperatura che oggi è di 182,9 gradi centigradi e, come sempre, la confrontiamo con i dati dei giorni scorsi. Ancora una volta il trend è chiaro. In questo momento ci troviamo in una fase di relativa calma sismica, poche scosse di bassa intensità. Ed è proprio questa la fase più delicata, perché questa calma dovrebbe essere sfruttata per intervenire, per mettere in sicurezza, per riparare strade, per rafforzare edifici, per pianificare seriamente vie di fuga e piani di evacuazione. Invece assistiamo all'ennesimo immobilismo, a decisioni rimandate, a problemi che vengono spostati più avanti nel tempo, come se il tempo fosse infinito. Il caso del Rione Terra, al centro dei recenti dibattiti comunali tra appalti e programmazione dei lavori, è emblematico. Mentre si discute, le vie di fuga restano bloccate da cantieri eterni, senza comunicazioni chiare alla popolazione, senza date certe di riapertura. Un esempio concreto è via Agnano agli Astroni, chiusa da mesi per dissesto idrogeologico e smottamenti. Nessuno spiega perché non venga ripristinata, nessuno chiarisce i tempi. E ora le previsioni meteo annunciano piogge intense e temporali nel fine settimana. Piogge che rischiano di aggravare ulteriormente smottamenti già presenti e mai risolti. Questo territorio funziona così da anni. Cambiano le amministrazioni, cambiano i sindaci, ma i problemi restano, anzi, si accumulano. Le fragilità non vengono risolte, si stratificano e quando la natura presenterà il conto lo farà senza guardare in faccia nessuno. Negli ultimi giorni è arrivata una notizia che sulla carta può sembrare positiva. La riapertura della tratta Cumana da Pozzuoli a Montesanto, chiusa da luglio 2025, prevista per il 21 febbraio 2026. 1 milione di euro investito per il ripristino della galleria del Monte Olibano, sotto l'area dell'aeronautica di Pozzuoli.
una linea fondamentale per migliaia di pendolari ogni giorno. Ma le domande restano tutte aperte. Verrà davvero riaperta nei tempi annunciati? E soprattutto, questi interventi reggeranno alle future scosse che, come confermano anche gli enti scientifici, sono parte naturale dell'evoluzione di questa caldera. Noi di Solfatara News continueremo a fare ciò che facciamo ogni giorno: osservare, monitorare, documentare, senza allarmismi inutili, ma senza nemmeno raccontare favole rassicuranti. I Campi Flegrei non sono un problema del futuro, sono una realtà del presente. E conoscere significa prepararsi. Se volete sostenere il nostro lavoro quotidiano, trovate il link Buy Me a Coffee in descrizione e nel commento fissato. È un gesto libero che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere le attrezzature e documentare costantemente ciò che accade. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfata Ray News Group, dove condividiamo ogni giorno immagini, dati e osservazioni dal campo. Un saluto da Solfata Ray News. Continuiamo a osservare, continuiamo a informare, continuiamo a raccontare la verità di questa terra complessa e fragile. Perché qui, più che altrove, sapere può fare la differenza.